Questo è un Brewing Diary, io sono Lucio e finalmente torno a fare birra. Questa volta tocca la Golden Ale, uno stile che personalmente amo, ma che è venuto perfetto solo in un'occasione. Infatti la versione dell'anno scorso non era propriamente perfetta. Quella versione, al link in descrizione, l'ho mandata a un concorso e ho ottenuto le schede di valutazione. Sebbene avesse ricevuto un punteggio che tra l'altro mi ha anche sorpreso di 33 su 50, riscontrava vari problemi e quindi sono andato a vedere i consigli che mi si davano per migliorare. Prima di tutto quella birra aveva un'elevata torbidità, infatti mi si consigliava di migliorare la limpidezza e la tenuta della schiuma e di controllare meglio il pH di sparge. Infatti sembra che quella birra abbia un'elevata astringenza dovuta probabilmente sia ai luppoli utilizzati sia a un processo di sparge che non era propriamente ortodosso. Ci sono poi delle note vegetali in aroma e in retroolfatto e un amaro che risulta abbastanza slegato in bocca. Quindi oggi con questa cotta cercherò di correggere tutti questi difetti e di migliorare la birra e lo farò con un nuovo impianto. Infatti il setup che sto utilizzando adesso è decisamente molto diverso, a partire dalla pentola di mesh che è appunto l'All-in-One e che permette un miglior controllo della temperatura e uno sparge fatto a modo, tirando su il cestello con le trebbie e buttando acqua. In questo modo posso dedicarmi meglio al controllo del pH sia di mesh che di sparge. Precedentemente invece usavo una sorta di finto trettini e per fare sparge dovevo prendere tutto il pappone, travasarlo in un tino filtro e ritravasarlo nella pentola e in questo modo le trebbie si ossigenavano, aumentava la stringenza e altri vari problemi. Un'altra cosa che è cambiata è il fermentatore. Infatti sto utilizzando adesso un fermentatore in acciaio. Penso che a livello organolettico cambi poco rispetto a un fermentatore di plastica, ma mi semplifica molto la vita in termini di sanificazione e di paura che ci siano dei micrograffi all'interno del fermentatore. Per questa cotta comunque ho controllato molto meglio il pH di mesh e di sparge, ho filtrato molto meglio sia nella fase di travaso dal tino di boil al fermentatore che in imbottigliamento e ho fatto col crash. Ma cominciamo. Per la ricetta ho utilizzato stessi malti, quindi il 60% Pils e il 40% di Pale. Prima di iniziare il mash ho inserito la sacca da Biab nell'All-in-One in modo da avere un maggiore potere filtrante nel pipe e ho usato anche la lolla di riso che sta diventando un must nell'utilizzo in All-in-One. In questo modo ho ottenuto una filtrazione abbastanza fine che dovrebbe portarmi ad avere il mosto più limpido in boil. Per l'ammostamento ho deciso di seguire un monostep a 65 gradi in modo da stabilizzarmi sulle beta amilasi e avere un mosto altamente fermentabile. Infatti vorrei che questa birra fosse molto secca. Il pH di mesh si attestava su 5,5 mentre il pH di sparge, uniformato poi al pH di mesh, è di 5,6. Per l'acqua di sparge ho ottenuto la stessa temperatura dell'acqua di mesh, infatti non ho fatto mash out. L'acqua era a 65 gradi invece dei classici 78 gradi. In questo modo dovrei aver limitato la stringenza dovuta all'estrazione di tannini che si estraggono col maggiore calore sulle glumelle del malto interessato dallo sparge. E veniamo ora al problema dell'erbaceo. Per il luppolo ho utilizzato Atanum per 10 IBU a 60 minuti, Isken Golding per 9 IBU a 15 minuti, Bramlin Cross per 8 IBU a 10 minuti e ancora Isken Golding in upstand. In dry hopping invece ho inserito 1,2 grammi litro di citra. Ho cercato di utilizzare luppoli freschi e con un basso contenuto di umulene, che è responsabile dell'aroma erbaceo, a parte per l'Isken Golding che ha invece un umulene del 40%. Li ho inseriti nel cestello per cercare di mantenerli raccolti in modo da avere meno fondo al momento del travaso. L'Isken Golding è quello con il maggior apporto di sentori erbacei e probabilmente ha fatto danno. Una volta raffreddato ho travasato pescando dall'alto nel fermentatore in modo da lasciare in pentola più residui possibili e avere ancora mosto limpido. Ho inoculato il lievito S04 che è altamente flocculante che dovrebbe formare una torta di residui sul fondo bella grossa e compatta. Dopo un giorno di tumultuosa, con il lievito ancora molto attivo, ho lasciato cadere il sacchetto di luppoli che avevo precedentemente preparato per il dry hopping per non dover aprire il coperchio e ossigenare il mosto.
ho deciso di fare un dry hopping anticipato durante la tumultuosa in modo da avere una biotrasformazione da parte del lievito di tutte quelle componenti erbacee apportate dal luppolo. In questo modo il lievito dovrebbe cambiare un po' il sapore del dry hopping, cercando di togliere la parte erbacea e la parte astringente. Per migliorare maggiormente la limpidezza della birra finita, conto di fare ovviamente un cold crash e di aggiungere un filtro bouncer in linea nella fase dell'imbottigliamento, ma questa è un'altra storia, staremo a vedere. E anche per oggi è tutto, lascia un like se anche a te piace la flocculazione dei lieviti, clicca sul bottone iscriviti qui sotto se non l'hai ancora fatto, così non perdi i prossimi contenuti, e alla prossima!